L'Etna, il vulcano più alto d'Europa e uno dei più attivi del pianeta. Questo imponente edificio si è evoluto in circa 600.000 anni e molte eruzioni sono avvenute lungo le sue pendici, ma solo da qualche secolo storicamente si ha una testimonianza di quanto sia riuscito a fare nel corso del tempo. Grazie quindi alle cronache dell'epoca e agli studiosi del passato, possiamo avere un quadro completo sulle attività etnee per poi fare i dovuti confronti, trovando spesso molte similitudini. Un esempio lampante è sicuramente l'eruzione del 2002. Molti non addetti ai lavori pensarono fosse un'eruzione strana, quasi anomala. Alcune persone non ricordavano nemmeno di aver visto mai l'Etna in questa maniera nella loro vita. Eppure nel 1879 avvenne un'eruzione molto simile, con simili caratteristiche. Potremmo fare svariati esempi, ma la cosa essenziale da ricordare è che la chiave per capire ciò che oggi accade è il passato, e quest'ultimo può sicuramente aiutarci per ciò che potrebbe accadere in futuro. Fatta questa premessa, andiamo ad approfondire il tema principale di questo documentario, i parossismi. Prima però è giusto dare una piccola definizione della parola parossismo. Cercando su un vocabolario troviamo l'esatto significato di parossismo in una sua derivazione, ossia parossistico. La definizione che si dà di parossistico è fenomeno o manifestazione più o meno violenta. Se vogliamo farla semplice, diciamo che per parossismo si intende un fenomeno violento in un tempo ristretto. Da definizione, allora, possiamo capire che, per quanto concerne i vulcani, la fenomenologia rispecchia perfettamente la definizione. Infatti, un parossismo è un evento di breve durata e molto violento. Sull'Etna questi eventi si sono sempre verificati, in forma più o meno violenta e con varia durata, ed hanno generato spettacolari attività eruttive con alte fontane di lava e veloci colate che corrono verso valle come veri e propri fiumi in piena. Nel 2011 e fino al 2013, in tal senso, si è avuto un incredibile numero di eventi parossistici, che hanno profondamente cambiato la morfologia della zona sommitale. Un nuovo cono si è formato, l'area circostante si è trasformata radicalmente, e così come è nato questo nuovo cratere di sud-est, sono nati, contemporaneamente, nuovi appassionati dell'Etna, complici anche i social network. Essere appassionati di questo vulcano non è sbagliato, ma l'errore più comune è non conoscerne la sua storia. Molti di noi si sono abituati ad assistere ogni mese, puntualmente, ai parossismi e si è quasi radicata l'idea che il vulcano si limitasse a queste attività. In realtà non è così, perché c'è molto di più. L'Etna puntualmente ci ha reso testimoni di varie tipologie di attività, sovvertendo spesso le nostre radicate credenze. Abbiamo assistito a incredibili fontane di lava, a vere e proprie eruzioni terminali e nel recente passato abbiamo anche visto un'eruzione di tipo subterminale. Ognuna di queste manifestazioni è avvenuta nel periodo compreso tra il 1995 e il 2001. Prima di questa eruzione laterale del luglio 2001 e in questi pochi anni si videro un numero di parossismi nettamente maggiori a quelli visti dal 2011 al 2013 e si assistette a una vera e propria eruzione subterminale che, contrariamente a quella alla quale abbiamo assistito, durò per molti mesi.
Analizzeremo adesso questi due fenomeni e faremo chiarezza su alcuni aspetti del tremore vulcanico, il cui segnale spesso viene travisato e può trarci in inganno. Cosa succede generalmente quando sta per avvenire un evento sull'Etna? Sicuramente per chi segue con passione, ciò che nasce prima di tutto è l'emozione e la sorpresa. Pur sapendo che ciò che abbiamo davanti è un vulcano e uno dei più attivi al mondo, la sorpresa è sempre grande quando tutto sta per iniziare. La prima cosa che generalmente si fa è controllare il tremore vulcanico. Solitamente tali segnali, assieme a molti altri, vengono studiati all'unisono dai vulcanologi, per avere un quadro abbastanza completo su quanto avviene in quota e quindi per avere una maggiore certezza di una probabile attività. Nel 2011 eravamo tutti abituati nella ciclicità delle fontane. Sapevamo che quando il valore del tremore superava un certo numero, al 90%, avremmo assistito ad un'attività parossistica. Negli ultimi periodi, però, abbiamo potuto vedere che tale cosa non sempre si verificava. Quindi è importante sapere che, anche se tutti i segnali convergono su valori che farebbero pensare a qualcosa in arrivo, sia un parossismo o altro, non sempre ciò che si legge nei valori può rispecchiare la realtà. Insomma, potrebbe benissimo non avvenire nulla. Il tremore, proprio per la sua sensibilità, viene spesso influenzato da vari fattori. Uno importante sicuramente è dato dagli eventi sismici. Grandi eventi tellurici che si verificano per esempio in Italia o dall'altra parte del mondo possono essere rilevati con un classico picco, che può facilmente essere interpretato come attività etnea. Anche piccoli crolli o esplosioni all'interno del condotto vulcanico possono essere rilevati dai segnali e magari, pur non essendo precursori di qualcosa in arrivo, spesso vengono mal interpretati. Ma cos'è quindi il tremore? Il tremore è un segnale, generalmente di bassa frequenza, che, detto in maniera molto semplice, rappresenta l'iterazione tra le bolle di gas che si formano nel magma e i condotti vulcanici. Il magma, salendo nei condotti, è ancora un fluido in cui è disciolto il gas. Man mano che la colonna di magma sale, la pressione diventa minore e quindi il gas ha possibilità di espandersi formando delle bolle. Più ci si avvicina alla superficie, più queste bolle sono numerose e grandi. La presenza di queste vere e proprie vescicole di gas occupa spazio e sposta varie parti del magma all'interno dei condotti. Tutti questi spostamenti vengono rilevati dalle strumentazioni che, tramite calcoli e medie matematiche, generano la classica linea del segnale che tutti noi conosciamo. A questo punto stiamo assistendo ad una risalita del tremore vulcanico, prova che sull'Etna sta accadendo sicuramente qualcosa. Il segnale può seguire diversi trend, esso infatti può avere un'ascesa molto veloce e molto lenta, o più semplicemente variare queste due risalite. Ciò determinerà, anche se non sempre, un maggior o minor tempo al fine di raggiungere l'apice o parte di massima intensità dell'evento. Visivamente, a seconda dei casi, potremmo vedere situazioni simili, in cui si ha un'ascesa del segnale rapida, che porta velocemente all'apice del parossismo, oppure un'ascesa più lenta. In alcuni casi, proprio a causa delle due variazioni, capita che l'evento si protrae per giorni prima di raggiungere la sua massima intensità. Come abbiamo capito, quindi, un evento parossistico ha un aumento, un apice e una diminuzione. Anche quest'ultima può avvenire nei modi appena detti e in taluni casi, anche durante la diminuzione, l'attività può comunque aumentare, prolungando l'eruzione.
Una fase parossistica dell'Etna è forse il fenomeno più potente che si possa ammirare, è una prova di potenza e di bellezza che solo questa straordinaria montagna riesce a donarci, e la bellezza sta nel fatto che ognuno di questi eventi non è mai uguale agli altri. Durante una fontana di lava i prodotti emessi sono svariati. Si parte dalla lava, che sotto forma di colate si espande entro certe distanze sul territorio circostante, seguendo le morfologie più congeniali. Una buona parte viene emessa sotto forma di fontane di lava, alimentate dalla fortissima pressione dei gas. Tali colonne di fuoco possono innalzarsi per svariate centinaia di metri sopra il cratere che le genera. In alcuni casi la potenza è stata tale da far superare il chilometro d'altezza. Insieme alle lave si ha la fuoriuscita dei gas. Quello dell'Etna è formato per il 95% di vapore acqueo, che potremmo definire a tutti gli effetti il motore di un vulcano. Durante tutta la fase eruttiva il gas esce sotto pressione e genera grandi boati, che diventano una sorta di frastuono continuo nella parte apicale dell'evento e ricordano a tutti gli effetti il rumore generato da un aereo in partenza o da un caccia militare. Ed infine la cosiddetta cenere vulcanica. Tale materiale è conosciuto come cenere e ne è accettato anche l'appellativo, ma in realtà chiamarla cenere non è del tutto esatto. Per cenere si intende la trasformazione di sostanza organica a seguito di combustione. L'Etna emette roccia e la roccia non è organica. In relazione a ciò, quello che viene fuori dal vulcano nella cosiddetta colonna eruttiva o plume è sabbia vulcanica. Una prova in più è data dai nomi che si danno ad alcune località. I cosiddetti canaloni di Rina o località quali Pizzi de Neri hanno derivazione dalla parola dialettale rina, cioè sabbia. Spesso, all'interno del plume, i vari frammenti di roccia collidono tra loro, caricandosi elettricamente. Tale condizione fisica genera a volte delle spettacolari saette. Quando l'attività inizia a diminuire, possono avvenire straordinarie esplosioni, dovute essenzialmente all'accumulo dei gas rimasti nel condotto, che spingono una lava che già tende a solidificarsi. Si forma così un'enorme bolla che sale in superficie ed esplode, facendo saltare il tappo formato. Quello che si vede è una spettacolare esplosione a bolla, appunto, non rara sull'Etna e spesso di proporzioni mastodontiche. Tali esplosioni, non di rado, sono accompagnati dai cosiddetti flash arc, ossia vere e proprie onde d'urto che si espandono a sfera sopra il cratere. Sono dovute allo spostamento d'aria generato dalle esplosioni, che superano il muro del suono, rendendosi per pochi secondi visibili. In concomitanza a questi eventi avvengono i cosiddetti boati. Ma cosa sono esattamente? Sono delle vere e proprie esplosioni, dovute alla violenta espansione dei gas all'interno dei condotti. L'onda d'urto generata da tale espansione genera il rumore simile a un'esplosione. A seconda delle frequenze, tali suoni possono essere avvertiti dall'uomo o, in altri casi, tali frequenze sono talmente basse da non essere percepiti da orecchio umano, ma si notano per lo spostamento improvviso di oggetti nelle case o dal rimbombo su porte e finestre. Così come era iniziato, il parossismo termina, quasi non fosse successo nulla. Il vulcano decide di prendersi una pausa. In passato, tra un'attività parossistica e un'altra, passavano tempi minimi, circa 48 ore nel 1999-2000, e tutto ciò era prova di un possibile preludio di un'eruzione laterale. Nel nostro caso, invece, si è assistito a vari cicli eruttivi, con pause anche semestrali, e che non hanno portato un'eruzione laterale al momento. Così come per i parossismi, il tremore e tutti i segnali non si limitano ovviamente al rilevamento dell'eventuale previsione di un'attività parossistica. Essi infatti funzionano allo stesso modo per rilevare qualunque tipo di evento che possa interessare l'area etnea.
Oltre al fenomeno parossistico vi sono svariati eventi e una di queste è sicuramente l'eruzione terminale. Tale eruzione si sviluppa dai crateri sommitali, da cui si generano fontane di lava, e da piccole e contenute colate, con tassi di emissione generalmente contenuti. È giusto sottolineare tale attività poiché spesso si è stati tratti in inganno credendola l'inizio di un parossismo o un parossismo abortito. Tali attività hanno varia durata che può oscillare da poche ore a giorni o addirittura settimane. Un'eruzione terminale ha ovviamente una potenza minore rispetto a un parossismo. Quest'ultimo, essendo generato dai crateri principali, può anche essere considerato a tutti gli effetti un'eruzione terminale, che evolve in parossismo nella sua massima intensità. Ben diversa è già un'eruzione subterminale, poiché non è generata direttamente dai crateri sommitali, ma da fratture aperte alla base o nelle zone limitrofe ai crateri sommitali. Generalmente hanno una durata che può variare da pochi giorni ad alcune settimane o mesi addirittura. L'eruzione subterminale si sviluppa, come abbiamo detto, da una frattura, da cui si generano le attività esplosive ed effusive. Le colate che si mettono in posto nella durata dell'eruzione formano solitamente un intricato campo lavico, con sovrapposizioni e ingrottamenti, mentre a monte, lungo la frattura, si formano i cosiddetti ornitos, piccoli coni di scorie saldate, che, col perdurare o l'intensificarsi dell'attività, possono ingrandirsi fino a prendere le sembianze di una bottoniera, cioè coni eruttivi allineati lungo una frattura. La frattura stessa, durante i giorni dell'eruzione, può allargarsi e aprirsi in zone vicine al teatro eruttivo, sia a monte che a valle, e da qui possono svilupparsi nuove attività. Ben più imponenti sono sicuramente le eruzioni laterali, la cui durata può essere di mesi, come è successo nel passato, o addirittura anni. Le fratture, in questo caso, possono aprirsi a quote molto più basse e spesso possono interessare le zone antropizzate. Alla fine di questo breve servizio speriamo di aver fornito qualche chiarimento, tranquillizzato persone. Dovremmo renderci conto che viviamo su un vulcano e una consapevolezza verso quello che è il nostro territorio giocherebbe a favore nostro e dell'ambiente stesso. Personalmente, per quanto si possa definire un vulcano un portatore di morte o distruzione, non ho mai visto l'Etna come tale. L'Etna è unico e dà soltanto doni e bellezze. Anche un semplice tramonto, un'alba, i luoghi, i panorami, questo vulcano sa regalare grandi emozioni con poco e in fondo non ha mai chiesto nulla. Il rispetto dovrebbe venire da noi. Dovremmo ringraziare il vulcano di essere qui. Dovrebbe essere nostra iniziativa rispettarlo e tutelarlo. Spesso penso che non meritiamo per nulla tutta questa bellezza, ma spero sempre in un cambiamento. Dovrebbero iniziare a cambiare i nostri modi di fare. Spesso leggo notizie false e allarmistiche che non fanno altro che alimentare paure e soprattutto i divieti che tanto detestiamo. Dovremmo avere tutti un po' di umiltà in più e non essere scienziati dell'ultima ora. Ci sono persone che hanno passione e altri che hanno dato la propria vita allo studio di questo vulcano, ma spesso sono sempre in secondo piano. Al contrario, fanno bella mostra di sé persone che di Etna capiscono poco, ma che dispensano ugualmente le loro ipotesi, prese troppo spesso per dati di fatto. Al posto di dare pubblicamente la nostra percezione di quanto accade, percezione che spesso diviene certezza insolente, informiamoci con chi ne capisce davvero, con chi sa davvero cosa succede, con chi questo vulcano lo vive davvero, e quando apprendiamo l'evento facciamo le dovute valutazioni, ma tenendo tutto come un prezioso tesoro personale.